Ma che passaggio ha fatto? Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo una canzone di KZ Cunningham, ditemi se il nome è corretto, una cover, la cover della canzone, famosa canzone di Adele, Rolling in the Deep, sempre nel 2018 all'interno del appunto single 2018 che era un contest, diciamo, per cantanti. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi cominciamo subito e sentiamo cosa ci propone. We could have had it. Hey, come on, my girl. Rolling in the deep. You had my heart inside of your hands. Allora, innanzitutto c'è un grosso effetto sulla voce, questo è l'autotune, diciamo che si chiama, lo conoscete sicuramente tutti, comunque lo usano dal vivo, soprattutto dal vivo, anche i cantanti migliori, insomma, un piccolo effetto di questo tipo perché tiene, diciamo, la nota più centrata, più intonata, tra virgolette, quindi se il cantante per errore o per stanchezza dovesse avere la nota un po' calante o un po' sopra, questo autotune, diciamo, la tiene più. In questo caso ovviamente lo stanno invece usando in modo talmente esagerato che si sente chiaramente, normalmente l'autotune si cerca di non farlo sentire. Primo punto, se non si sa cantare, se si è stonati, l'autotune non aiuta per nulla. Non si può far cantare una persona bene se non canta bene. Seconda cosa, appunto, l'aiuto che dà è pochissimo. In questo caso invece lo stanno usando in modo molto marcato, tanto che Casey sembra abbia una voce robotica, no? L'effetto è anche carino. Andiamo avanti. And you played it, you played it, you played, yeah, 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 oh, oh, na, 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 na. La, la, da, 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 da. Allora, qui l'autotune non c'è più, l'hanno tolto. Io quindi ritengo che ci siano due motivi per cui ho notato questo autotune così potente, tanto da rendere la voce robotica all'inizio, però voglio ancora ascoltare la canzone per verificarlo e ne parliamo più avanti e voglio sentire anche la vostra opinione ovviamente a riguardo. Andiamo avanti. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Do not underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Ma che passaggio ha fatto? Ecco, le cover vanno fatte così, diciamolo, perché ovviamente la canzone originale la conosciamo tutti e si intravede solo la canzone originale sotto queste note, perché il tempo è più veloce, il ritmo è diverso.
quindi l'arrangiamento è completamente differente. Lei fa pure dei passaggi e che là non ci sono, tipo quest'ultimo, che non esiste nell'originale, molto bello, quindi direi che è eccezionale, sta usando veramente uno stile suo, differentissimo dalla canzone originale. Reaching our fever pitch and was bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. Oh, you had my heart inside it, your hands, and you played it, you played it, you played it. We could have had it all. Rolling in the deep. Oh, you had my heart inside of your hands, and you played it to the beat. Check this out, ha! Mga ginaming malulupit ng mga propeta, pilit yung pinakasa. Dala ko ng mga kargada, papatunayan lang na di ka na makagalaw. Sa kung nga silatan, hindi mo na matatagalan ng mga babala. Ito masimula, yo! Ha! Parang sakit na kumikirot, pinabalang ka magtunggali mo na o'y kumukulupot. Ngayon nantindihan man na ba? Malaking pagkakamali na ako pang binangga. Abangan ng mga talata, sa mga binitawan ko na liriko. Di mo na makakayanan nito, pinabato ka ng mga silata para di ka na makakagalaw. Katakataka na napakalakas ang pinakamalapit na kanya katakutan, pinakamalahas! Ladies and gentlemen! Sì. Allora, credo di avere una mia idea. I due motivi per cui hanno messo questo autotune così potente all'inizio sono questo. Il primo, secondo me, perché lei nel suo modo di cantare, in alcuni passaggi l'abbiamo sentito, fa dei cambi di nota talmente rapidi che sembrano quasi fatti col sintetizzatore, non con la voce. Ha proprio questa sonorità che richiama un po' l'effetto dell'autotune, se vogliamo, ma è il suo naturale. Quindi secondo me ha voluto mettere quel pezzo così spinto all'inizio come effetto per far capire dopo che quella dopo è la sua voce vera, per far capire la differenza. L'altra cosa importante, secondo me la cosa principale, hanno messo questo pezzo iniziale dove la voce era robotica, non era neanche la sua liscia, quindi era nascosta dietro questo effetto. La musica non c'era questa chitarra che ha fatto qualche arpeggio, ma nulla a che vedere con la melodia della canzone vera e propria originale. Anche nel cantare lei quelle frasi non ha ripetuto niente della melodia originale, e quindi hanno usato questo pezzettino iniziale, secondo me, per dare un taglio netto con l'idea che noi avevamo della canzone di Adele, perché noi quando ascoltiamo una cover di un pezzo così famoso, così conosciuto e così orecchiabile, ci aspettiamo quella canzone. Loro invece hanno fatto un pezzo diverso in tutto, qualunque aspetto appunto, proprio per dire cancellate dalla mente quella canzone perché stiamo facendo un'altra cosa. Infatti poi, quando hanno cominciato, hanno fatto una cover che è una canzone originale quasi, perché hanno cambiato il tempo, che è più veloce, hanno cambiato lo stile, anche la metrica delle frasi lei ha cambiato, ha usato diversi stili, addirittura il rap, come abbiamo visto, quindi bellissimo. Secondo me la scelta è per quello. Ovviamente nei commenti ditemi se siete d'accordo con me o no, o se secondo voi sono altri motivi, e proseguiamo. Every open door, count your blessings, you find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind of reap just what you sow. Oh, we could have had it all. You had my heart inside of your head, and you played it, you played it, you played it. We could have had it all.
Bellissimo. Allora, prima cosa, da dire alla fine, direi ottimo. Anche alla fine ha fatto degli effetti, dei suoni con la voce naturale, che assomigliavano un po' all'autotune dell'inizio, come dicevo prima. Una cosa da notare qua, rispetto ad Adele, ha fatto una versione più arrabbiata della canzone, mentre quella di Adele è più, diciamo, piagnucolosa, quindi più lamentosa, no? Più sofferente. Questa è più una versione come se la protagonista fosse più arrabbiata che sofferente. E infatti lei è molto aggressiva nel modo, nell'arrangiamento e anche l'abbigliamento, vedete, con questi stivaloni neri, tutto in nero, che su una donna vuol dire comunque mm, eh, mentre il bianco è la purezza, il nero è un po' la strega, no? Quindi sono proprio una brava ragazza, ci dice questo tipo di colore normalmente. Altra cosa importante per chi vuole cantare, lei non ha usato un'estensione enorme in questa canzone, non ha fatto note altissime, però vedete come appunto si può fare un'esibizione eccezionale come questa, che risulta potente, risulta mh, veramente emozionante e senza dover per forza avere un'estensione vocale enorme come tante cantanti invece hanno. Quindi ottimo esempio anche da prendere. Certo, bisogna essere tecnicamente perfetti. Bellissima questa esibizione. Ovviamente, mi raccomando, nei commenti ditemi la vostra a riguardo, consigliatemi altre canzoni sue o di altri artisti se preferite. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!